Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi, come potete vedere qui dalla presenza del nostro amico Kit, avremo a che fare con la build up di Supercar, ovvero Knight Rider, come è conosciuta meglio nel resto del mondo. Come sapete è una collezione proposta qui in Italia dalla De Agostini. In altri paesi è proposta tramite Phanom o Altaia, che comunque sono consociate della De Agostini, quindi è sempre la stessa casa. E accendiamoci subito a vedere cosa contiene il nuovo pacco che adesso andiamo a prendere. Credo proprio che il gioco d'azzardo non sia uno dei principali scopi della fondazione. No, ma non dobbiamo fare nessun gioco d'azzardo, Kit, non ti preoccupare. Dobbiamo solo vedere il contenuto del pacco che ci è arrivato. Ecco, tu magari mettiti un attimo da parte. Speriamo. Ecco qui, allora, tiriamolo di lato, va. Sbagliare è umano, ma perseverare. Dunque, possiamo notare che con il pack 20, che è quello in oggetto, avremo un nuovo raccoglitore per poter conservare tutti i fascicoli. Mettiamo Kit in pausa, se no non ci fa capire niente. Sì, anche per me. Ci vediamo dopo, Kit. Ecco qua. Dicevamo, abbiamo questo raccoglitore che ci consentirà quindi di riporre probabilmente fino al numero 110 tutti i fascicoli della collezione, e abbiamo internamente anche tutto il resto, quindi fascicoli e varie parti di montaggio da effettuare. Allora, come vedete abbiamo a che fare con i fascicoli che andranno dal 76 all'80 e a questo punto direi subito di dare un'occhiata e vedere cosa contengono all'interno. Bene, cominciamo subito guardando il fascicolo 76. Abbiamo a che fare con l'episodio 17 stagione 3, l'onorata famiglia. Diamo un'occhiata veloce in maniera da passare il prima possibile al montaggio delle parti. Tanto ormai avete capito come sono congegnati questi fascicoli. Vi dimostro giusto per farvi vedere cosa ci aspetta. Ecco qua, qui abbiamo a che fare con il parabrezza e i tergicristalli che faranno parte del primo stage di montaggio di questo nuovo pacco. Come vedete ormai la vettura comincia a prendere forma. Guardiamo il successivo, quindi il 77. Episodio Il raggio di cristallo, prima parte, che sarebbe l'episodio 18 della stagione 3. Ecco qua, sono delle immagini molto belle. Peccato solo che in questa impaginazione voluta dalla De Agostini le foto risultino tutte un pochino scure e questo sicuramente non aiuta molto. Ecco qua, le parti di montaggio in questo caso saranno relative al faro sinistro del diciamo principale, quindi fa parte dei due fari a scomparsa apribili che sono sul cofano e che andremo a installare. Bene, passiamo anche al fascicolo 78, il raggio di cristallo seconda parte, episodio 18 stagione 3. Come vedete, le colonne sonore degli episodi sono tutte con cantanti abbastanza famosi. In questo caso abbiamo Bryan Adams, anche in questo caso continueremo il montaggio dei fari. Andiamo a dare un'occhiata al 79. Trasporti in esclusiva, che sarebbe l'episodio 19 stagione 3. Abbiamo sempre un box che ci elenca le funzioni di Kit, sempre le varie foto relative all'episodio in questione. Allora, in questo caso avremo a che fare col sistema di sollevamento e abbassamento dei fari principali. Ecco qua. Vi ricordo che tutte le funzioni di questo modello si ottengono tramite l'uso dell'orologio allegato che svolge la funzione di telecomando, quindi una parte essenziale del modello. Ultimo fascicolo per questo pacco è l'80
La clinica della scienza, prima parte, episodio 20, stagione 3. Qui addirittura abbiamo Careless Whisper dei Wham come colonna sonora, una canzone che all'epoca fece furore, specialmente sulle coppie innamorate. E come parte di montaggio finalmente andremo ad assemblare il motorino, cioè a collegare il motorino con il meccanismo che fa scomparire i fari, quindi metteremo, diciamo, in funzione i vari fari. Ovviamente parliamo sempre di quelli presenti sopra il cofano, non quelli inferiori. Ok? Bene ragazzi, a questo punto io direi di metterci subito all'opera e non perdere ulteriore tempo. Turbo Boost! Bene ragazzi, allora per questo fascicolo 76 dicevamo che andiamo a montare il parabrezza, eccolo qua. Allora, come andrà montato? Allora, dovremmo prima far calare il vetro della vettura sulle apposite canalizzazioni qui superiori e poi lo poggeremo su quelle qui inferiori. Poi rovesceremo la carrozzeria e lo andremo a bloccare mediante l'utilizzo di alcune viti, le BP in particolare. Ovviamente prima di procedere dovremmo rimuovere questa barra metallica che serve per mantenere in forma il telaio durante il trasporto. Ok, quindi la prima cosa che facciamo è rimuovere queste viti, ce ne sono due, una per parte. Ecco qua, la mettiamo da parte, anche se presumo che non ne avremo più bisogno, comunque mettiamola da parte. L'inserimento è molto semplice: prendete il parabrezza, lo poggiate in corrispondenza di queste sporgenze qui sulle asole predisposte qui sul telaio, andate così leggermente dall'alto in pratica e poi lo fate calare giù pian piano. Dovrebbe andare a incastonarsi proprio perfettamente nelle fessure anche sotto, quindi non dovreste avere difficoltà in questo modo. Ok, faccio vedere anche un po' in profilo. Bene, ora giriamo tutto il telaio e lo andremo a bloccare con le viti. Andiamo a inserire le viti BP. Anche qui non forziamo, arriviamo a fine corsa e blocchiamoci, altrimenti rischiamo di far inclinare la plastica che compone il parabrezza. Ecco qua. Ora recuperiamo la parte frontale del telaio che c'è stata fornita con le uscite precedenti, se non erro era la 74, e recuperiamo le viti LM che c'erano state fornite con la 75. C'erano stati dati anche questi due pezzi ad L, sono marcati con la lettera R ed L, chiaramente L a sinistra e R il lato destro, e li andremo ad applicare da questa parte. Quindi giriamo il pezzo frontale del telaio in questo modo, andremo ad inserire il pezzo L proprio marcato anche L da questa parte e il pezzo ad L marcato R da quest'altra parte, ok?
Quindi attenzione, controllate bene la lettera qui sopra il pezzo. Andiamo semplicemente ad incastonare qui dove vedete che c'è anche un foro, ok? Poi utilizzeremo le viti LM, 2 per l'esattezza, una sopra e una sotto, qua e qua, per tenere questo pezzo bloccato in posizione. Attenzione, vi ricordo che dato che operiamo sul metallo è opportuno lubrificare le viti con dell'olio tecnico tipo lo Svitol, il VD40, queste cose qua, insomma, ok? Questo per evitare che, visto che sono parti in cui forzeremo un po', possa in qualche modo spezzarsi la vite, che è molto piccola, e metterci un pochino nei guai. Per rendere l'operazione più agevole non stringete completamente la prima vite sopra, in maniera tale da poter giocare un pochino sotto per centrare il foro. Poi appena avete applicato bene questa, allora potete anche restringere quest'altra qui. Adesso procediamo nello stesso modo per montare l'altro pezzo dall'altra parte. Questa fase ovviamente la saltiamo perché è identica all'altra, cambia solo il lato. Ecco qua, abbiamo montato entrambe le staffette ad L, entrambi i lati. Attenzione, guardandole sul fianco risulteranno un pochino messe prestorto, è normale, anche perché qui è impossibile sbagliare visto che si va a centrare con dei fori già prestampati, già preforati anzi, che poi corrisponderebbero a questa parte qui esterna, ok? Quindi sicuramente li centrerete bene. L'unica cosa che dovete fare attenzione è a non invertire le parti, perché guardandolo per la parte che andrà assemblata con il resto del telaio dovrete vedere questo triangolino qui verso di voi, stessa cosa da quest'altra parte. Se lo vedete che è in fondo da quest'altro lato vuol dire che l'avete montata al contrario, ok? Ora andremo ad accoppiare le parti, ovvero il telaio principale, eccolo qui, con questa parte qui, più o meno in questo modo, che adesso andremo a vedere meglio. Bene, ora procederemo all'accoppiaggio vero e proprio del telaio anteriore con quello principale del corpo della vettura. Attenzione, dovremo utilizzare questa ala qui posta su ogni lato e farla coincidere con questi due fori qui presenti sul telaio anteriore, ok? Chiaramente questa ala dovrà rimanere esterna rispetto al telaio anteriore. Praticamente dovremo avvicinare i pezzi e farli collimare in questo modo, vedete? Così. Ora chiaramente balla un po' tutto perché non è fermato con le viti, però il senso lo avete capito, è questo. Aspettate, cerco di ingrandire un po'. Ecco qua, ok? Questo è il punto dove avviene l'ancoraggio, deve avvenire in questo modo, vedete? Poi chiaramente bloccheremo il tutto utilizzando le viti GM applicate sui due fori, ok? Applichiamo la prima vite GM. Ovviamente portare a fine corsa ma senza stringere fino a quando non le avete posizionate tutte e quattro, due da un lato e due dall'altro, in maniera da centrare il pezzo nel miglior modo possibile. Ecco qua. Ora ovviamente gireremo il pezzo e applicheremo le viti dall'altra parte. Ora con molta cura gireremo tutta la vettura. Attenzione, tenete con le mani chiuse i sportelli per evitare che si possano aprire all'improvviso e danneggiarsi, ok? Appoggiate il tutto molto delicatamente e andremo ad inserire altre due viti GM in questi due fori qua, in maniera tale da bloccare il telaio del vano motore in maniera ancora più
diciamo efficace. In corrispondenza poi di questi fori, se guardate sotto, c'è una specie di cono metallico dove sarebbe il punto in cui la vite va ad infilarsi, quindi potrete verificare la correttezza dell'assemblaggio anche verificando quel particolare là. Adesso posizioniamo l'altra vite. Ovviamente prestate molta attenzione a non far graffiare il parabrezza avanti mentre eseguite queste operazioni, perché chiaramente adesso è esposto ad ogni possibilità di graffiarsi, ok? Ok. E il telaio così è assemblato. Avrete certamente notato che qui su questo, diciamo, su questa traversa del telaio sono presenti altri due fori, uno qua e uno qua. Questi servono per mettere queste due alette qui che c'erano state fornite con le uscite precedenti, se non sbaglio insieme proprio al telaio anteriore, ok? E servono per tenere fermo in posizione il cavo B più lungo, questo qui che viene da questa parte. Lo dovrete posizionare così lungo questa traversa e poi mettere appunto questi due morsetti per tenerlo fermo in questa posizione. Il tutto andrà fatto utilizzando due viti di tipo AM, anche queste chiaramente vanno lubrificate. Questa è un'operazioncina che va messa con un po' di calma, va eseguita con un po' di calma, proprio perché i fori sono anche un pochino piccoli, quindi io direi di procedere prima all'inserimento della staffetta senza mettere subito sotto il cavo, che mettiamo quindi da parte. Ecco, appena prende un pochino la vite facciamo passare il cavo alzando leggermente la staffetta e lo mettiamo così in posizione, vedete? E poi proseguiamo a stringere la vite. Ecco qua, stessa operazione da questa parte. Ecco qua, in questo modo. A questo punto ci resta da inserire i tergicristallo. Procediamo ad assemblare i tergicristalli. Allora, da quello che vedo e da quello che si capisce dal fascicolo, le spazzole sono praticamente identiche, quindi non ha importanza se posizionarle a destra o a sinistra, corrispondono sia ai fori sia alla lunghezza, quindi direi che non ci sono particolari problemi nel posizionamento. Discorso diverso è per i braccetti del tergicristallo. Quello del lato destro è questo qui più curvo, vedete? Che presenta questa curva qui più pronunciata, mentre quello che andrà sul lato sinistro è questo qui più dritto. Allora, cominciamo con quello destro, quindi prendiamo il suo braccetto e andiamo ad inserire il perno nell'apposito foro presente qui sulla spazzola. Si inserisce facilmente. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro. Anzi, direi che in questo caso il foro della spazzola non mi sembra perfettamente tondo, sembra come se sia fatto a mezzaluna, quello che vedo, perché anche il perno su questo braccetto sembra fatto in questo modo.
Allora, eccoli qua, li ho inseriti entrambi e diciamo che a occhio non sembra, però io ho provato a invertire i braccetti con le spazzole perché su quella di sinistra non mi entrava perfettamente e devo dire che facendo così è entrato meglio, quindi probabilmente i fori sono calibrati in base al braccetto. Non so se è un difetto di stampa dei miei pezzi o se sono tutti così. Comunque l'inserimento è semplice, basta infilare il perno all'interno qui del foro. E l'unica cosa, ecco, prestate attenzione che se dovesse forzare provate a invertire le spazzole l'una con l'altra, perché può darsi che i fori siano fatti un po' diversamente, anche se a occhio non mi sembrava. Altra cosa per cui potete fare attenzione, ve lo ingrandisco, è che sui braccetti c'è stampigliata la lettera dove vanno. Adesso vedo se riesco a farvela vedere. Ecco, qui c'è stampata la R, vedete? Quindi quello di destra, mentre quest'altro braccetto dovrebbe aver stampato da un lato la L, ecco qua, quindi è il lato sinistro, ok? Quindi questo è il montaggio abbastanza semplice, chiaramente richiede solo un pochino di pazienza e attenzione soprattutto a non forzare troppo in maniera disordinata, altrimenti vi si possono spezzare le parti, perché sono parti molto molto delicate queste. Ora andremo a posizionare i tergicristallo sul parabrezza. Quindi, facendo attenzione sempre alle famose lettere sopra i braccetti, metteremo quello di destra posizionato sul foro del lato passeggero, per capirci. Facciamo una leggera pressione per inserirlo e faremo la stessa cosa sul lato sinistro con il braccetto sinistro. Cerchiamo di posizionarli più o meno uguali. Ecco qua, in questo modo. Quindi anche questo passaggio è molto semplice, ragazzi. Bene, direi che con questo possiamo dire conclusa la parte relativa al fascicolo 76. Quindi possiamo passare direttamente al fascicolo 77, Turbo Boost. Bene, la prima cosa da fare per il fascicolo 77 è identificare il cavetto con la lettera M, quello che deriva con i due LED che comanderanno i fari della vettura, vedete? E lo andiamo a staccare dal cavo che arriva alla scheda. Facciamo una leggera pressione e lo tiriamo via, perché lo andremo ora a inserire nel faro anteriore che andremo ad assemblare. Bene, ora andremo ad inserire il LED all'interno del faro. Se guardate bene il cavetto che abbiamo staccato, sebbene sia identico in entrambe le parti, una delle estremità sarà più corta dell'altra, vedete? Noi dovremmo prendere proprio il LED della parte di filo più corta e andarlo ad inserire qui nel foro centrale. Spingiamo delicatamente dentro, ecco qua, fino a farlo entrare completamente, ecco qua. Ora dovremo far girare il cavetto in questo modo, qui così, e farlo uscire da questa parte, vedete? Potete anche piegare leggermente l'estremità dei LED, ma fate attenzione a farlo molto delicatamente in maniera tale da evitare che possano spezzarsi. Magari utilizzate delle pinzettine. Ecco, per piegare un po' i contatti dei LED potete usare le pinzettine che ci sono state fornite. Prendete così i terminali e girate lentamente, proprio lentamente, e li portate in questa posizione, in maniera da agevolare il posizionamento del cavo in questo modo, così come ci viene indicato nel fascicolo. A questo punto giriamo così, proprio da questa posizione, il faro. Ci lo troveremo in questo modo, con il filo che va in questa direzione, e prendiamo la copertura, diciamo, in vetro, anche se chiaramente è plastica.
Verificate che la scritta halogen, anzi, sia scritta in maniera tale che voi riuscite a leggerla, vedete? In questo modo, e l'andate a posizionare sopra, inserendola fino in fondo. Chiaramente una volta fatta questa operazione non sarà più possibile spostare il LED, quindi assicuratevi di averlo posizionato nella maniera più adatta per far fare questo giro al filo, ok? Ecco qua, in questo modo. Ora prendiamo la base del faro, che sarà quella poi in realtà che lo terrà coperto dentro il cofano, vedete? Questo ha già qualche leggero segnetto, ma poi lo lucideremo con un po' di polish, e la posizioniamo in questo modo, vedete? Qui c'è questo pernetto, qui c'è questa specie di asoletta, così, ok? Noterete che ci sono due fori, qua e qua. Praticamente lì è dove andrà ancorato la base del faro che abbiamo appena assemblato, ovvero prendiamo il faro, lo giriamo aperto in questa posizione così. Vedete il cavo dovrà andare in questa direzione, ok? Quindi attenzione sempre a come lo posizionate. Questi due perni forati da entrambi i lati sono quelli che dovranno corrispondere ai buchi, chiaramente. Prima di procedere, attenzione che come vedete sul faro è presente questo perno argentato. Stessa cosa qui sulla base, è presente il foro. Praticamente quel perno argentato dovrà entrare su questo foro che vedete qua, ok? Quindi lo andiamo a posizionare, premete un pochino per farlo aderire, chiaramente deve essere prima a bersaglio, se no non si unirà. Ecco qua, in questo modo. E lo andremo a fermare con le viti che abbiamo detto appunto sono quelle OP. Inseriamo anche la vite dall'altra parte. Ovviamente qui le viti andranno avvitate fino in fondo, anche se non senza stringerle eccessivamente ovviamente, però comunque dovete controllare che non rimangano sporgenti, perché qui è praticamente quel meccanismo che farà in modo che il faro faccia questo gioco qua, no? Alza e abbassa, quindi se qualche cosa sporge poi vi si incastra il movimento e non lo vedete, diciamo, fluido, ok? Bene, ora recuperiamo questa staffa che sarà quella che consentirà il vero e proprio movimento del faro, e la andremo ad inserire qui dentro, guardando il faro da questa posizione. Facciamo passare sopra ovviamente il cavetto elettrico e andrà posizionata così, ok? Verificate bene il disegno, vedete che c'è questa specie di svasatura a discesa, no? Ok? Potete inserirlo in questo modo. Chiaramente andrà ancorato sugli appositi fori utilizzando due viti di tipo TM. Attenzione, queste viti lubrificatele proprio perché avvitiamo sul metallo, ma non stringetele troppo perché altrimenti il faro non sarà libero di muoversi, ok? Quindi portatelo verso fine corsa, però poi una volta, diciamo, completato l'assemblaggio verificate che il faro possa muoversi e vi farò vedere come. Allora andiamo ad inserire la prima vite. Ecco qua, le due viti sono inserite. Ora dovete verificare, tenendo ferma la staffetta, che non ci sia eccessiva resistenza. Il faro deve essere spostabile con un'estrema facilità, altrimenti il motorino farà fatica a portarvelo in posizione, ok? Se vedete che è un po' rigido, riallentate le due viti facendogli fare appena un mezzo giretto indietro sia da una parte che dall'altra, ok? Perché deve avere un movimento veramente fluido, ragazzi, non deve offrire la minima resistenza, ok?
Se volete potete anche inserire un po' di VD40 o svitolo, quello che avete, all'interno qui di dove fa gioco, ok? Faccio vedere meglio, qua e qua, in maniera da rendere il movimento più fluido. Quello vedete un po' voi, insomma, ma ce ne va proprio una goccia, quindi non esagerate. Bene? Ora rovesciamo il telaio della vettura in questo modo e andremo a posizionare il faro. Adesso sposto la visuale sulla zona di montaggio vera e propria, che sarà ovviamente questa parte qua. Dovremo andare a posizionare il faretto in maniera definitiva sulla vettura. Allora, il fanale andrà posizionato in questo modo, vedete? Con la staffa che abbiamo montato posizionata in questo lato qui, andrà inserito in corrispondenza dei fori presenti qui sopra il telaio, in questo modo, così. L'ancoraggio andrà fatto sulle due viti, diciamo, più estreme della staffa, quindi su questa e su questa qua. Poi vi ingrandirò meglio per farvi vedere la posizione esatta. Il tutto andrà bloccato con l'utilizzo di due viti AM che andranno ovviamente un pochino lubrificate. Ecco qua, il filo andrà fatto passare su questa tacca presente qui al centro e andrà bloccato con una staffetta che adesso andremo ad inserire. Eccola qua, questa è la staffetta, la bloccheremo in questa posizione mediante l'utilizzo di due viti di tipo LM. Essendo di tipo M andranno chiaramente lubrificate anche queste. Poi ragazzi, io lo dico come consiglio, chi vuole può anche non farlo, ma sappiate che lubrificandole c'è meno rischio che queste piccole viti possano spezzarsi, il che delle volte capita sui modelli di questo tipo, quindi io non sottovaluterei il rischio. Poi ognuno chiaramente è libero di fare come vuole, Questo è il dettaglio di come va ancorato, vedete? Deve essere possibile chiaramente farlo scorrere tranquillamente su e giù. Ora rovescerò il modello per darvi un'idea di come sarà il tutto. Eccolo qui ragazzi, questo sarà in pratica il faro apribile, vedete? Che poi più avanti andremo ad inserire il meccanismo d'apertura comandato dal motorino. Bene ragazzi, e con questo abbiamo concluso anche il fascicolo 77. Possiamo passare al 78 Turbo Boost. Allora, fascicolo 78, anche in questo caso dovremmo assemblare il faro destro, quindi sarà la identica ripetizione di ciò che abbiamo fatto per il faro sinistro. Di conseguenza non starò lì a spiegarvi i vari passaggi e procederò più velocemente, in quanto le cose dette per il faro sinistro sono valide anche per il destro. Ok? Allora, cominciamo inserendo come sempre il cavo LED, che è lo stesso diciamo con la biforcazione
che abbiamo già utilizzato con la sua parte più corta per il faro sinistro e lo applichiamo invece questa volta sul lato destro. Ok, quindi andiamo a inserire, spingiamo bene dentro in questo modo. Poi, per agevolare il passaggio del cavo, prendiamo le pinzette e facciamo una leggera torsione, molto delicatamente, per non far rompere il led ovviamente. Ecco qua, in maniera che il cavo passi in maniera più agevole da questa parte. Ok? Allo stesso modo giriamo il faro in maniera da avere il cavo verso il basso e, come abbiamo fatto in precedenza, andiamo ad applicare la copertura trasparente, chiamiamola vetro, in maniera che possa leggersi la scritta alogeno, ok? E lo andiamo ad inserire qui sopra. Facciamo una leggera pressione per farlo entrare dentro. Ok, entra bene senza difficoltà. Lo andiamo ad inserire dentro in questo modo, sempre con il perno centrale che va ad inserirsi lì. Blocchiamo con le viti. Ecco qua, verificate sempre il movimento deve essere fluido. Ora andiamo a applicare il faro sopra il telaio, come abbiamo fatto in precedenza per l'altro faro. Anche in questo caso faremo passare il cavo qui nella scanalatura centrale e lo terremo in posizione con questa staffetta che andiamo ad applicare utilizzando le viti LM. Ok. Come sempre verificate che il movimento sia fluido, anzi, se vedete che rimane così in piedi, date un'ulteriore alleggerita alle viti, perché sarebbe meglio che il faro cada giù da solo, ok? Chiaramente è un po' più difficile agire quando il faro è montato, ma non è impossibile. Poi, se necessario, verrà fatta un'aggiustatura ulteriore. Ok, ecco, se vedete così siete sicuri che il faro si muoverà tranquillamente. Bene, e con questo possiamo concludere anche questo fascicolo 78. Possiamo passare al successivo, che è il 79, Turbo Boost. Fascicolo 79. Allora andremo ad assemblare l'asta che farà da azionamento per il meccanismo dei fari.
Per fare questo, chiaramente, la prima cosa da fare sarà inserire questa rotella dentata, che vedete qua, sopra l'asta. Attenzione che il foro non è tondo, ma è svasato un po' a mezzaluna, vedete? Qui c'è una tacca. E anche la staffa sarà fatta con quel sistema lì, infatti è un po' piatta. Dobbiamo inserire, rispettando appunto questo verso, la piccola rondella dentata e la facciamo scorrere fino a oltrepassare il foro qui al centro, ok? Così, in questo modo, vedete? Adesso quel forellino andrà coperto con una vite di tipo AM che terrà bloccata la rondella dentata in posizione. Ecco qua, in questo modo. Ora andremo ad applicare quest'altro perno qui di lato, sempre rispettando la svasatura dell'alberino, ok? Vedete, c'è la tacca che appiattisce, non è un foro tondo. Andiamo ad inserire qua. Ecco qua. Bene, ora con l'aiuto di un cotton fioc oppure di uno stuzzicadenti andiamo a mettere un po' di lubrificante nelle sedi dove toccherà l'alberino, in maniera tale da aiutare il movimento. Non ne serve molto, ragazzi, perché più che altro serve proprio solo per dare quel minimo di lubrificazione per agevolare il movimento, ma non è che deve colare olio, Ora posizioniamo l'alberino in questo modo. Come vedete, questa parte dell'alberino che ha questi due protuberanze andrà sul primo innesto da questa parte e poi il resto andrà giù in posizione da solo. Come vedete, l'alberino è libero di muoversi, ok? Ora lo andremo a posizionare meglio utilizzando queste piccole staffettine di montaggio che ci sono state fornite. Chiaramente la parte con la svasatura qui al centro andrà rivolta verso l'alberino in questo modo, così ne andrà una lì e un'altra sulla parte terminale, tutta sulla nostra destra, in questo caso qui, e andranno tenute in posizione mediante l'uso di 4 viti GM, sempre lubrificate ovviamente. Verificate che l'albero deve essere libero di muoversi liberamente, se così non fosse allentate leggermente queste viti perché altrimenti il motorino farà troppa forza, ok, per pilotare l'apertura dei fari e potrebbe non riuscirci e di conseguenza anche bruciarsi. Però
al momento io qui le ho serrate completamente e personalmente a me gira molto liberamente, quindi non dovreste avere difficoltà. Ok? Se volete poi inserite ancora un po' d'olio qui nei punti di giuntura in maniera tale che il movimento sarà ancora più fluido. Bene, ora prendiamo queste staffette, sono contrassegnate anche queste con le lettere, adesso vi faccio vedere. Vedete? R ed L, che sta per sinistra e destra. Allora cominciamo con quella destra, la prendiamo da così ovviamente e ci andiamo ad applicare una delle molle che ci sono fornite in questo modo, vedete? Con l'anelletto qui sopra. Per farlo la bloccheremo in posizione con una vite di tipo AP. Ecco qua. Anche in questo caso io non stringerei troppo per evitare che non possa fare magari liberamente i suoi movimenti, poi in caso l'allentiamo successivamente. Ecco, vedete, in questo caso è troppo rigida, quindi torno indietro. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa per l'assemblaggio dell'altra staffetta. Ecco qua. Ecco qua. Bene, ora prendiamo la staffa di destra, quella contrassegnata con la lettera R. Attenzione che quando inserite la vite per tenere la molla si deforma la scritta della lettera, quindi farete un po' di difficoltà magari a riconoscerla. Comunque potete anche guardare il verso, diciamo, del disegno che fa la staffa, che in questo caso deve essere così, e lo andate a posizionare qui sopra. Sono presenti due fori, uno per il pernetto che è sulla staffa e uno per la vite. La inserite dentro e la bloccate in posizione con una vite GM. In questo modo. Poi prendete una vite di tipo AP e andrete a bloccare l'estremità libera della molla in corrispondenza dell'aggancio presente sul faro. Allora, non stringete completamente le viti qua e qua. Perché? Perché in realtà poi la molla dovrà passare dietro questa staffa, quindi è meglio lasciare il modo alla molla di potersi muovere liberamente, anche per non forzarla e per non allungarla magari troppo, ok? Poi, una volta posizionata, cerchiamo di farla scavallare dietro la staffa, in questo modo, delicatamente, ecco qua, in maniera tale che andrà a tirare qua dietro, vedete? Fa questo passaggio qui dietro. Dovremmo vedere se il richiamo è sufficiente comunque per fare tutta la chiusura dei fari. Sembrerebbe di sì, c'è poca differenza, comunque vediamo. Una volta che sarà messa in questa posizione, che vedete che diciamo corrisponde, potete andare a serrare meglio le viti. Cercate anzi di non fare muovere la molla dalla sua posizione, mettete le dita in maniera che la tengano bloccata. Stessa cosa farete per la molla di richiamo presente da questo lato. Ok, come vedete adesso sembra che richiami completamente. Poi chiaramente andrà messo anche girato, quindi anche la gravità
farà un po' il suo lavoro. Ovviamente ricordo di lubrificare e di allentare bene tutte le viti se necessario, legate ai fari, in maniera che il movimento sia a chiusura più completa possibile. Ora ripetiamo le stesse operazioni però per il faro sinistro, quindi posizioniamo prima la staffetta, ricordo che utilizziamo una vite GM in questo caso, ecco qua, e ora andremo ad applicare il lato libero della molla sul faro utilizzando una vite AP, qui così. Anche in questo caso facciamo scavallare la molla dietro. Ecco qua. Il movimento sembra a chiusura completa, comunque poi lo verificheremo una volta posizionato anche il motorino, e in caso allenteremo le viti che abbiamo già detto. Ecco qua ragazzi, possiamo verificare il corretto funzionamento dei fari anche alzandoli così manualmente, dovranno tornare indietro in posizione che se noi premiamo non ci deve essere nessun movimento in avanti ulteriore, cioè bisogna arrivare direttamente a chiusura. Vedete? Sembra che vadano bene, ok? Ovviamente se qualcuno di voi ha difficoltà vi ricordo che dovrete azionare, cioè dovrete lavorare su queste viti qui che regolano un po' la trazione dei fari, su quella della molla anche, ma poco, secondo me più qui, ok? Questa è qua e questa dall'altra parte ovviamente, perché se sono troppo strette ostacoleranno la corretta apertura e chiusura. Vi ricordo anche di lubrificare l'alberino di azionamento perché sicuramente aiuta. Bene, a questo punto passiamo all'ultimo fascicolo che è il numero 80, l'ultimo per questo pacco ovviamente, Turbo Boost. Bene, cominciamo il montaggio del fascicolo 80. Allora, per prima cosa scolleghiamo il cavetto MOT, quello a cui è collegato il motorino, e andiamo a posizionare proprio il motorino nel suo alloggiamento qui sopra il telaio, diciamo. Ok? Allora, lo mettiamo in verticale, quindi con la parte diciamo più lunga verso l'alto, ok? In questo modo, o questo dovrebbe essere la stessa cosa, perché comunque le parti dovrebbero essere identiche, e chiaramente non possiamo metterlo in orizzontale perché non c'entra, ok? Quindi lo andiamo a posizionare qui, dobbiamo far combaciare esattamente la rondella dentata con quella dell'asta di comando qui. Attenzione, verifichiamo che i fari siano completamente chiusi, ok? Quindi facciamo una prova così per il movimento, poi tenendo con le mani verso l'alto il fanale, così andiamo a posizionare il motorino in posizione facendolo combaciare appunto con l'ingranaggio dell'asta, ok? In questo modo. Ora posizioniamo questa copertura con i due fori in corrispondenza di questi due fori qua, vedete? E questo farà un po' da coperchio al motorino, anche se ne lascerà una parte scoperta dietro. Però poi andremo ad inserire quest'altro pezzo sopra, facendo corrispondere sempre i buchi e facendo corrispondere anche a un terzo buco posizionato da questa parte, ottenendo una copertura più completa. Per questi due fori utilizzeremo due viti UM per tenerlo in posizione, mentre per quella qui dall'altra parte una vite di tipo GM.
Bene, ora facciamo passare i cavi, sia quello del faro che quello del motorino, quindi sia il cavo M che quello del MOT, qui su questo profilo, passando qui dietro al cono che serve per la vite, ok? E li facciamo uscire qui fuori da questa parte e li andremo allora a posizionare con dei fermi che serviranno per tenere i cavi in posizione. Questi fermi qui ad L piccini, e utilizzeremo una vite di tipo AM. Ecco, come vedete abbiamo fissato il cavo con queste estremità A ed L qui, con questa parte piatta dove qui rimane senza vite, perché così ci viene indicato dalle istruzioni. Un'altra staffetta ad L messa qui e i cavi faranno questo percorso e usciranno qui di fianco al faro, ok? Poi ci viene indicato di mettere del nastro a copertura della parte qui centrale, perché evidentemente si vuole evitare che magari possano finire in mezzo al meccanismo di apertura dei fari. Blocchiamo con l'altro nastro che ci hanno dato adesivo anche i cavi in questa posizione, poi li ricolleghiamo. Bene, ora ricollegando i cavi MOT ed M che pilotano fari e motorino, andiamo a fare un piccolo collaudo, ecco, in presenza di Kit, del tutto. Questa Vediamo è la se voce funziona. del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Oh no! Come no? Funzionano! Non sono obbligato a rispondere. Ok, ma dovresti essere contento visto che funzionano. Per attivarli io chiaramente useremo questo tasto qui dell'orologio, ok? Questo qui. Non è vero. Sì, è proprio questo. Sono felice di averti di E nuovo li con me. disattiviamo con lo stesso tasto. Ecco qua. Questa storia già non mi piace. Bene, collaudo riuscito nonostante le difficoltà di Kit che non vuole ammettere che il suo modello sta prendendo vita. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo concluso anche il montaggio di questo fascicolo 80. Ci resta solo da riscollegare momentaneamente i cavi perché al momento non vanno ancora lasciati collegati insieme. Io vi ricordo di mettere un pollice in su qui al video se vi è piaciuto, iscrivetevi anche al canale attivando la campanella in maniera da rimanere sempre avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Vi ricordo anche di visitare la pagina Facebook del canale, l'Andrew Ryker Channel, e di mettere un mi piace sulla pagina. Collegatevi anche agli account Instagram e Twitter sempre del canale, dove pubblico anche notizie che magari non arrivano sotto forma di video qui sul canale. E niente, a questo punto vi do appuntamento ai prossimi video e mi fa piacere ricordarvi che stiamo portando qui sul canale anche la nuova collezione della Shet relativa al montaggio del Mazinger Z da 75 cm di altezza, un robot completamente o quasi in metallo, molto simile ai Chogokin da collezione giapponesi, però in versione più gigante se vogliamo, dotato di effetti speciali luminosi che riproducono gli effetti delle armi del famoso robot che abbiamo visto tutti in televisione negli anni 70. A questo punto non mi resta che salutarvi insieme al nostro amico Kit e darvi appuntamento al prossimo video. Posso farti una domanda? Certo Kit, dimmi pure. Mi presti $20? Ah, ma tu è un chiodo fisso, sempre a chiedere soldi, sai? Ciao a tutti amici! Kit, saluta! Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me e ai nostri amici Kit, anche a noi. Ciao a tutti, al prossimo video! Puoi stare